Salve amanti del brivido! Chi di voi conosce Bob's Burgers? Una serie animata che racconta le avventure quotidiane di una famiglia alle prese con la gestione di un ristorante. Eppure, se cerchi su Google teorie dei fan su Bob's Burgers, ti imbatterai in una teoria alquanto bizzarra, ma al tempo stesso inquietante. Secondo questa teoria, l'intera famiglia di Bob sarebbe morta e gli episodi che guardiamo non sono altro che le allucinazioni dettagliate che si verificano nella mente del protagonista. Esagerato? Lo stesso creatore ammette che è una teoria plausibile. Siete curiosi? Restate con me. Prima però sigla. Ecco la teoria dettagliata. Bob ha riaperto il ristorante dopo aver subito un crollo psicotico a causa della morte della moglie Linda, di cui si sente responsabile. I bambini sono tutti morti in incidenti successivi provocati dal rilancio del ristorante. All'inizio della serie apprendiamo che il negozio è la loro quarta riapertura. Scopriamo anche che il ristorante è lì da almeno qualche anno dall'esposizione, come vediamo nella scena di apertura. Quindi perché hanno un grande reopening? Perché a causa di una serie di incidenti sfortunati, Bob avrebbe le allucinazioni che riguardano la morte di ciascuno dei figli. La morte di Linda è in realtà ciò che ha indotto Bob ad aprire il ristorante anni fa, motivo per cui si trova vicino alle pompe funebri. Bob, colto dal dolore, aprì il ristorante e cominciò ad avere allucinazioni su Linda. Questo spiega anche perché Mort, il becchino, frequenta il ristorante, ha stretto amicizia con Bob e lo controlla per assicurarsi che stia bene. Dopo aver gestito il ristorante per alcuni anni come padre single, il ristorante subisce una serie di incidenti in rapida successione, uccidendo il resto della famiglia e lasciando Bob da solo. Le allucinazioni sarebbero il meccanismo che il suo cervello usa per affrontare la morte della moglie. Gli incidenti si verificano nel seguente ordine: fuoco, ratti, il palo telefonico che cade sulla vetrina. Questi incidenti uccidono i bambini dal più giovane al più vecchio. Il fuoco rappresenta Louise. Dopo la sua morte, Bob inizia a immaginarla come Linda, ma a differenza di lei, immagina Louise con il suo difetto caratteriale, ma ingrandito. Probabilmente era una bambina piena di energia quando era viva, quindi dopo la morte questa è l'unica cosa che Bob crede sia la sua caratteristica distintiva. Fa lo stesso anche con gli altri bambini. Gin è il secondo che muore. Come Louise che ha appiccato il fuoco, Gin ha causato l'infestazione dei topi. Ancora una volta Bob ingrandisce la sua caratteristica distintiva. È una persona scherzosa, ma dal punto di vista di Bob le sue battute sono estremamente strane e scoraggianti. Tina è l'ultima a morire e la sua morte è la più orribile. Era in piedi accanto alla finestra, lavava il pavimento quando il palo del telefono si schiantò contro la finestra, fulminandola. Bob ha assistito alla sua morte e poiché è stata fulminata è rimasta in piedi e contratta fino all'arrivo degli addetti alle emergenze. Questo è il motivo per cui Tina ha un debole per gli zombie. La sua personalità è completamente diversa dagli altri bambini perché ha vissuto la morte del resto della famiglia insieme al padre. I primi 3 episodi mostrerebbero chiaramente che Bob è pazzo. Nel primo episodio Bob deve sperimentare l'odio di Ugo, l'ex fidanzato della moglie Linda e ispettore sanitario. Dopo aver appreso che il ristorante di Bob è sotto la sua giurisdizione, chiude il ristorante con l'accusa che stanno servendo carne umana. Questo simboleggerebbe che Ugo considera Bob responsabile della morte di Linda. Nel secondo episodio, Bob rimane incastrato in un'intercapedine tra i muri di casa propria e quelli del ristorante. È qui che arriva il muratore e fedele cliente del ristorante Teddy. Teddy in realtà aiuta a gestire il ristorante e come Mort cerca di aiutare Bob. Questo è il motivo per cui Teddy sembra sempre così stanco, perché deve badare a Bob. Infine il terzo episodio riguarda la mucca Mulissa, portata al Bob's Burger da un documentarista che è contro il consumo della carne bovina e fa decidere a Bob se uccidere l'animale o risparmiarlo ammettendo che è un macellaio senza cuore. La mucca dimostrerebbe che Bob si sente in colpa per la morte di sua moglie e dei suoi figli. Il resto della serie sta effettivamente mostrando Bob mentre attraversa il suo processo di lutto, ed è per questo che vediamo Bob come la persona più normale della serie.
Staremo sperimentando la serie attraverso gli occhi di Bob. Allora, che ne pensate di questa teoria così intricata? Secondo voi è plausibile? Lasciate un commento per farmi sapere la vostra opinione e se volete iscrivetevi al canale. Noi ci sentiamo al prossimo video. Buona paura a tutti!